stata impiantata nel 1865 e i proprietari erano 3 fratelli Pinto per l'appunto, che avevano comprato la masseria Ventura. Praticamente era il frantoio dell'azienda agricola e lavorava oltre che per conto proprio anche per conto terzi. Serviva quasi tutto il territorio comunale e anche oltre. Come si svolgeva l'attività? Come vedete qui ci sono 2 vasche molitrici, giravano queste povere bestie intorno fino a quando le olive non venivano ridotte a puntini. Veniva raccolta, messa in questi tini e portata su un banco stagno. La pasta serviva a insaccare i fiscoli, questi poi venivano impilati, fatta la pila uno sull'altro e messi praticamente sul piatto. Veniva convogliato nei recipienti e poi versato in tini di legno piuttosto alti, erano stretti alla base, alti, come sapete l'olio è più leggero dell'acqua e quindi galleggia. Allora più stretto è il tino, maggiore lo spessore di olio che si crea in superficie. I residui venivano versati in questi qua, questi li chiamano lancio, non so perché, e ovviamente li versavano nell'ultimo, perché questi sono praticamente collegati uno con l'altro. L'olio, siccome è più leggero, galleggiava e rimaneva sempre in superficie, si accumulava. I residui della lavorazione, dopo che erano stati fatti sedimentare ulteriormente giù, nella zona dove non siamo entrati, c'era un sistema di chiusura di questi contenitori di pietra. A fine campagna si toglieva il tappo e questi defluivano nella grave, nei capoventi che sta sotto, e alla fine andava a finire forse a mare, non si sa dove. C'è anche la neviera, una piccola neviera dove raccoglievano la neve per la produzione di ghiaccio da consumarsi d'estate. Questo è tipico degli ambienti ipogei. La campagna durava dagli inizi di novembre fino a marzo avanzato. Facevano una breve pausa sotto l'Immacolata, la vigilia dell'Immacolata, rientravano, uscivano nuovamente a Natale, Capodanno ed Epifania, e poi continuavano la campagna fino a San Giuseppe e oltre. Non tornavano per niente a casa, cioè qui praticamente dimoravano 24 ore su 24. Il motivo probabilmente era quello che, acclimatati qua giù, una volta che uscivano fuori si beccavano i malanni e quindi evitavano, insomma, questo shock termico che inevitabilmente si andava a creare. Ripeto, ha funzionato fino ai primi degli anni 60, poi vuoi l'avvento delle nuove tecnologie, vuoi i costi elevati di produzione, non ha più funzionato ed è rimasto abbandonato per oltre 40 anni.